Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Anzitutto grazie di essere atterrati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Massimo, mi occupo di business online, tecnologia e in questo canale YouTube tratto ed enfatizzo tutto quello che concerne il mondo del business online, della tecnologia, della produttività personale, tutti gli strumenti che servono per lavorare meglio, per fare business online, per guadagnare online, per essere più produttivi e tutti gli strumenti tecnologici che ne servono con i relativi tutorial, guide e corsi. Ovviamente è tutto gratuito sul mio canale YouTube. Vi invito inoltre ad andare a visitare il mio sito web massimopellegrino.net che ora vi mostro, dove potete trovare tutti i miei riferimenti, ok? Se avete bisogno di qualche consulenza, sappiate che è possibile tramite il mio sito prenotare una prima consulenza gratuita di 30 minuti, nel caso siate un'azienda e avete bisogno di una consulenza, quindi i primi 30 minuti sono gratuiti, poi nel caso si può trovare un compromesso economico. E qui potete fare direttamente la prenotazione del servizio e vi arriverà una mail di conferma. Comunque, torniamo al fulcro dell'argomento. In questo video vi voglio parlare sempre di come fare business online, ma in particolare come fare business online pubblicando libri su internet. Perché su internet? Perché andiamo a vedere come pubblicare libri sulla piattaforma, diciamo una delle piattaforme più utilizzate al momento, no? Per il self-publishing, quindi per chi si fa, per chi è editore di se stesso e si pubblica i propri libri direttamente. Quindi parliamo di Amazon KDP, che sarebbe Amazon Kindle Desktop Publishing, quindi la piattaforma di Amazon che permette di pubblicare libri online. Andiamo ad aprire kdp.amazon.com, ok? Facciamo l'accesso. Allora, iniziamo a fare l'accesso. Eccolo qua. Io attualmente ho due pubblicazioni, quindi uno per un libro che ho scritto quando ancora facevo la guardia giurata, avevo l'abilitazione del DM 154 ferroviario, quindi ho creato questo compendio per le guardie particolari giurate, per ripassare per gli esami, e poi ho creato il mio primo libro 2023, Avvia il tuo business online. Sembra fantascienza, ma invece è molto molto semplice. In più, se volete un aiutino, vi dico subito che è poi il fulcro anche di questo video, è riuscire ad andare a utilizzare ChatGPT, che finalmente è stato sbloccato in Italia, è tornato online in Italia, scusatemi, è utilizzare ChatGPT per scrivere pubblicazioni. Quindi possiamo far scrivere direttamente all'intelligenza artificiale, in base a varie nostre linee guida, delle pubblicazioni da poter andare poi a pubblicare su Amazon. Inoltre vi dico che su Amazon ci sono due possibilità, o meglio sarebbero più di due, almeno tre, nel senso, scrivete un libro che può essere un romanzo, un libro di fantascienza, di horror, comunque un romanzo in generale, quindi un libro dove si racconta comunque una storia, un libro manuale comunque tecnico, quindi una guida, oppure si possono addirittura andare a vendere, e quindi senza dover stamparli nient'altro, perché poi pensa tutto Amazon, direttamente dei libri, pardon, non dei libri, dei blocchi note, oppure come possiamo chiamarli, delle agende. Potete tranquillamente creare tutte le grafiche, creare il file poi da andare a mettere sulla piattaforma KDP, e a quel punto lì potrete venderlo sulla piattaforma di Amazon. In questo caso, in questo video andremo a vedere come creare un libro partendo da zero, facendoci aiutare dall'intelligenza artificiale, quindi in questo caso da ChatGPT. Prima voglio fare una premessa però, Adesso vi... Eccomi qua. Allora,
Io sconsiglio l'utilizzo ovviamente ai fini professionali per scrivere pubblicazioni corpose, quindi come libri. Finché si tratta di farsi aiutare a scrivere articoli per un blog, per farsi aiutare un pochino sulla copywriting, ci può stare. Per i libri, però so che insomma alcuni colleghi youtuber lo fanno e hanno fatto vedere anche i risultati, quindi voglio mostrarvelo anch'io. Comunque, fulcro dell'argomento è questo, seguite perché adesso inizia la parte più importante. Allora, ChatGPT gli andiamo a dire, eh, allora, intanto bisogna capire quante parole ci vorranno. Facciamo conto un libro di 80 pagine, vabbè, facciamo un'indicazione così. Scrivi un libro dove parli dove parlo di come iniziare di come guadagnare facendo il property manager e gestendo le proprietà immobiliari su Airbnb e facendo e spiegando anche a livello tecnico come impostare, configurare e gestire Airbnb. Mettiamo l'attaccato Airbnb. Ok, vediamo cosa ci dice. Ecco qua, guardate, guida pratica al property management su Airbnb, come guadagnare, introduzione, vedete, sta cominciando a scriverci il testo del libro. È incredibile ragazzi, sta scrivendo il libro. Ovviamente adesso sta creando i capitoli, ok? Quindi cosa vuol dire? Che in questo momento l'intelligenza artificiale sta dando un primo resoconto di quello che saranno i vari capitoli della pubblicazione. È incredibile, incredibile. Poi ovviamente bisogna andare a dire di andare a, vedete, conclusioni, ok. Bisognerebbe andare a dire come di andare a approfondire, no? Ok, abbiamo fatto l'introduzione, ok. Scrivi tutto il capitolo dell'introduzione. Eccolo qua. Ok, bene, sto facendo il capitolo 1. Cioè sta scrivendo tutto il capitolo 1, ragazzi, cioè piano piano, poi ovviamente si può dire di andare ad aggiungere capitoli, andare a creare più voci, vedete, guarda, sta scrivendo tutto, è una cosa incredibile. Questo per dirvi che ovviamente non è che lo fa in 448 perché bisogna stare lì dietro, fargli scrivere tutti i vari capitoli, poi andarlo un po' a gestire, piuttosto se non si è soddisfatti di quello che è andato a scrivere, gli si potrebbe dire per esempio riscrivi in modo più approfondito e con più parole il capitolo 1 e, e questo è diciamo ecco vedete, ecco questo ve lo volevo mostrare, vedete che si è fermato qui dove c'è il punto, non ha proseguito perché lui ha un limite credo di buffering di gestione del messaggio che lui in output pubblica, quindi basta che voi gli diciate prosegui, ecco qua, continua a trascrivere, prosegue, ok? Quindi non preoccupatevi se si ferma, questo è un modo incredibile, intanto che prosegue, rimettiamo la webcam così ci guardiamo bene in faccia mentre vi parlo, allora quindi è incredibile, cioè in questo momento l'intelligenza artificiale ChatGPT sta scrivendo un libro per me dove spiego come fare guadagnare online gestendo proprietà immobiliari come property manager, spiegando tutto, scrivendo tutto. Uno può prendere tutto il contenuto e metterlo su Amazon. Come si fa una volta che si ha tutto il contenuto a metterlo online e a venderlo su Amazon? Beh, come vedete andate su kdp.amazon.com col vostro account Amazon e potete andare a creare
una pubblicazione, ok? Si può fare un ebook, un libro cartaceo, un libro con copertina rigida, oppure beh, pagina della collana, se fate delle collane, quindi sono varie pubblicazioni. Potete anche iniziare a fare, per esempio, la versione ebook, oppure volete la versione cartacea? Crei versione cartacea. Comincia a mettere il titolo, il sottotitolo, se c'è una serie della collana a cui andarla a attribuire, se c'è un numero di edizione, i vostri dati, quindi essendo gli autori, se ci sono eventuali collaboratori, una descrizione che poi verrà pubblicata su Amazon su questa pubblicazione, che vi consiglio di farlo vedere farlo scrivere a ChatGPT. Scusate che vi rimetto l'immagine, ok? Come dicevo, qua abbiamo la parte di torno indietro perché ho saltato un pezzo, ok? Quindi siamo nella parte del kdp.amazon.com, sulla home page, collegandovi con il vostro account Amazon, facendo crea, mettiamo di voler fare un libro cartaceo e poi anche associarsi alla versione ebook, mettete tutti i dati, che è molto semplice da compilare. Qua c'è la descrizione da mettere del libro, che vi consiglio di farvi trascrivere. Scrivi una descrizione per il libro da descrizione Amazon scrivi una descrizione che incentivi all'acquisto del libro da pubblicare su Amazon. Guardate, guardate, è incredibile, sta preparando la descrizione da mettere in maniera scritta con un'ottica di copywriting commerciale utile a farvi vendere il libro. È fantastica sta cosa. Cioè, fantastico. Voi copiate questo, lo mettete qui, possiede i diritti, ovviamente fate attenzione perché al momento per poter, quello che vi consiglio è farvi dare una mano da ChatGPT, ma poi riscrivete i contenuti a modo vostro, perché i contenuti di ChatGPT non possono essere utilizzati ai fini di lucro se non avete le versioni a pagamento, ok? Quindi fate attenzione anche a questa cosa. Tornando sul KDP, qui si vanno a impostare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parole chiave. Vediamo se ChatGPT ce le consiglia. Scrivi 7 parole chiave utili a indicizzare bene questo libro su Amazon. Cioè, avete visto? Cioè, ha creato anche le parole chiave che io posso andare a mettere qua. Poi le categorie, vedi, categorie di ricerca. Andiamo a vedere se lui ce lo può consigliare. Consigliami 2 categorie di ricerca per pubblicare il libro su Amazon. Vediamo. Business, finanza e viaggi. Vediamo. Esiste? Vediamo un po'. Fumetto. Istruzione. E qua bisogna andare a cercare. Comunque qua si cercano le 2 categorie adatte per la pubblicazione. Non è un contenuto per adulti, si salva e continua. E la cosa bella cos'è? Che a parte poi nella parte successiva vi chiede di importare il file che avrete creato, che adesso vi spiego come fare, e gestire anche i prezzi e i paesi in cui volete venderlo, ok? E questo è in 448. Ovviamente serve un software per poter creare il file EPUB, mi sembra che si chiami, che è una specie di PDF. Andiamo a cercare subito online Amazon KDP
Amazon Kindle Software. Allora, vediamo un po'. Amazon Kindle Desktop Publishing Software. Eccolo qua. Forse qui, vediamo un po'. No. Eccolo lì, trovato. Kindle Create si chiama il programma, ok? È questo qui. Vediamo se esiste in italiano. Kindle Create Amazon Download. Così siamo un attimino. Eccolo qua. Scarica per PC. Quindi scaricate Kindle Create e se parte il download. Eccolo qua, 289 mega. Allora, io ho già utilizzato per pubblicare i miei libri Kindle Create, è molto semplice perché ti permette di creare le impostazioni di impaginazione e dell'indice del tuo libro in maniera molto molto semplice. Andremo a vedere in maniera più approfondita poi come andare a utilizzare Kindle Create, quindi possiamo fare poi un video in cui vi spiego esattamente come utilizzarlo. È davvero semplice, perché io qua ho voluto mostrarvi come creare un libro e metterlo su Amazon. Tra l'altro, una volta che avete creato con Kindle Create il file EPUB, lo date in pasto alla gestione di Amazon, poi tempo 1 o 2 giorni, a volte qualche ora, soprattutto per i libri Kindle, riuscite ad avere il libro online. Poi ovviamente potete condividere il link con i vostri amici, parenti o sul vostro sito ai vostri clienti. Insomma, se siete bravi in qualcosa e volete scrivere una pubblicazione dove date il vostro punto di vista, usate Amazon, perché a livello di personal brand e di brand awareness, ma è una cosa pazzesca, riuscite ad accrescere il vostro personal brand e la vostra brand awareness in una maniera pazzesca. Voglio dire, non è da tutti pubblicare libri online. Se in più vi fate aiutare dalla intelligenza artificiale, come abbiamo visto, perché qua con ChatGPT siamo riusciti a iniziare a scrivere un libro senza doverci sbattere nemmeno un po', sappiate che poi mettendolo online le commissioni di Amazon sono altissime, nel senso che vi pagano veramente tanto. Attenzione che prendete meno royalty se la pubblicazione la mettete anche su se la rendete disponibile su Kindle, quella Unlimited, ok? Quelli che hanno praticamente l'abbonamento. Chi ha l'abbonamento a Kindle Unlimited e voi rendete disponibile la vostra pubblicazione a loro, voi verrete pagati con una percentuale molto più bassa e in base anche alle pagine che vengono lette. Quante pagine vengono lette? Quello che posso consigliare all'inizio per guadagnare un po' di più, essendo che nessuno vi conosce, non avete abbastanza una brand awareness potente, se possiamo così definirla, nel mondo degli ebook e dei libri come pubblicazioni, vi consiglio di non renderla inizialmente disponibile sul Kindle Unlimited, ma lasciarla disponibile solo in versione cartacea, anche a copertina morbida, e in versione Kindle. Comunque attivate sempre le due versioni, dove ovviamente con la versione Kindle la persona va a risparmiare, perché poi comunque c'è chi compra le versioni cartacee per esempio dei miei libri, c'è chi compra le versioni Kindle. Comunque affidatevi a entrambe le soluzioni. Niente, questa era una piccola guida dove vi ho mostrato come creare un libro da zero con l'intelligenza artificiale senza nessun impegno e senza nessuno sbatti, e metterlo online su Amazon, pubblicarlo su Amazon in 4 e 4/8. Veramente è molto semplice. Scrivetemi nei commenti se avete dei dubbi, volete dei chiarimenti, o se vi serve una consulenza anche a pagamento per gestire questo. Volete buttare nel mondo del self-publishing, non avete il tempo, volete che ve lo gestisca qualcuno, beh, potete fare riferimento a me senza problemi.
Noi ci vediamo in una prossima puntata. Vi ringrazio di aver seguito il video fino qui e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like, commentate così mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a guadagnare un pochino di più di soldini e a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!